Ciao a tutti, sono di nuovo a Roma per questo video che vi sto presentando. È una galleria d'arte a Roma che ospita una mostra di Art Brut. L'Art Brut ho scoperto, sentendo appunto i curatori della galleria, che è un'arte, insomma, mi ha subito parlato molto perché l'artista Brut è fuori, diciamo, dai circuiti convenzionali artistici, ma diciamo che è un autore che lavora per sé, quindi senza tempo, senza appunto avere dei riferimenti poi diciamo esterni di vendita o distribuzione, e mi ci sono trovato moltissimo perché io ho iniziato diciamo nel tempo della pandemia a raccogliere degli scritti che tenevo lì, quindi ne sono nati ad oggi 2 libri, un album con un amico, è nata l'idea insomma di questi video, tante cose, quindi e anch'io ho questo approccio anche di questi video che sto realizzando. Un approccio proprio, diciamo, sì, di indipendenza intanto, quindi insomma sì, comunque di distacco da quelli che sono i canali ufficiali che poi in realtà non conoscerei, quindi ecco, ho sentito molto vicino e quindi ho proposto ai ragazzi della galleria di raccontarcela, insomma, da un punto di vista comunque esperto. E così è nato questo video che vi sto presentando e niente, buona visione a tutti. Sono Gustavo Giacosa, sono un attore, regista teatrale e anche curatore d'arte. Mi occupo da molti anni d'Art Brut e assieme a Fausto Ferraiolo abbiamo aperto nel 2021 uno spazio espositivo di ricerche teatrali e anche musicali a Roma, il SIG 12 Art Studio. Io sono Fausto Ferraiuolo, sono un pianista, compositore e anch'io insieme a Gustavo mi occupo di Art Brut dal momento in cui ho conosciuto questa forma artistica. Mi ha colpito talmente che ho deciso di approfondirla insieme a Gustavo. Sì, l'Art Brut è una nozione, non è un concetto, è una nozione che è stata creata nel 1945 dal pittore francese Jean Dubuffet, che sulle tracce delle prime avanguardie del XX secolo è alla ricerca di un'arte vergine, di un'arte non contaminato dagli stilemi del sistema artistico e culturale di ogni paese. Quindi nomina Brut nel senso che ci fa eco anche a
agli alcolici, no? Agli alcolici che non sono edulcorati, che non hanno aggiunta anche di zuccheri e che pertanto hanno un gusto brutto, un gusto secco, un gusto crudo, un gusto ruvido, un gusto aspro, che spesso è anche quello che sentiamo anche quando ascoltiamo un pezzo di Thelonious Monk, no? Dove sicuramente ci sono delle forme anche, delle stilistiche proprio a cui si rifà, però al tempo stesso c'è qualcosa di inafferrabile, c'è qualcosa anche che scappa alle regole della musica e in questo caso alle regole dell'arte. Quindi l'art brut, riferendosi a artisti fuori dagli schemi, che lavorano solo per se stessi, che non cercano un riconoscimento nel mondo dell'arte, nel sistema dell'arte, benché oggigiorno ci siano pure delle gallerie e c'è anche un grande commercio. Il nostro spazio non è uno spazio vendita, è uno spazio d'esposizione, dove quello che ci interessa è la diffusione di questi artisti, farli conoscere, per far apprezzare anche che esiste anche un'altra arte che non si studia negli accademi, non si studia nei trienni, nei bienni, ma che può nascere anche da una formazione proprio culturale che tutti quanti abbiamo, soltanto ascoltando se stessi profondamente, dando spazio anche a tutto quello che sono queste pulsioni anche che spesso vengono rifiutate, nascoste, schiacciate, e che alcune persone, talvolta anche che hanno anche delle storie anche difficili alle spalle, hanno un contatto più diretto e permettono anche che emergano in maniera più spontanea. Sicuramente stiamo attraversando un momento storico che, malgrado le difficoltà esistenti nel mondo, con nuove guerre, conflitti, c'è una maggiore attenzione, un maggiore ascolto anche a una certa riscrittura della storia dell'arte, che porge più attenzione alle minoranze, alle donne, agli esclusi dal mondo dell'arte. Quindi da questo punto di vista è interessante questo movimento di inclusione. Al tempo stesso quello che la grande lezione dell'art brut che ci porta oggi è quella di ribaltare i paradigmi che per noi sono diventati degli automatismi, e cioè fare arte equivale a cercare un successo, avere successo, vendere e essere correlato così da questo successo dal sistema. Gli artisti dell'art brut, Dubuffet preferisce chiamarli autori perché siamo noi che le otorghiamo il titolo di artisti, ma loro in realtà lavorano per se stessi fondamentalmente, sono incuranti del fatto di avere successo o non successo, di vendere o non vendere. Quindi quello che ci stanno, per me la grande rivoluzione anche è semplicemente il fatto di ricordarci che la creatività, l'arte è un gesto artistico, è un gesto gratuito che nasce dall'esperienza umana e che non cerca per forza anche un consenso anche nel resto del sistema, non deve anche cercarlo. Quindi, però questa apertura chiaramente e in questo momento storico potrebbe essere propizia, proprio perché siamo, come dicevi prima, una saturazione, e anche nell'epoca del tutto veloce. L'artista brut invece è un artista che lavora solitario, in silenzio, lentamente, è vero? Totalmente, è un artista che si appropria del suo tempo,
incurante anche di quanto tempo porti a realizzare un'opera, incurante come dicevo prima, anche il fatto di che il mercato ha bisogno di merce fresca di nuovo per essere venduta. Un artista d'art brut per esempio può portare anni per realizzare una sola opera, che è la sua unica opera. Un giorno, dipende, non c'è un... Però stiamo parlando di un'appropriazione diversa del tempo. Questo fattore che anche per questo è un automatismo per noi, che è quello di velocemente consumare, produrre, morire. I 3 giorni sono un po' il ricordo di quello che facevamo con Barry Harris a Roma, dove lui veniva ogni 6 mesi e facevamo questi corsi intensivi. Dalla mattina si studiava l'armonia, i movimenti armonici, il pomeriggio le cantanti e i pianisti accompagnavano le cantanti in tutte le tonalità, e poi c'era un'improvvisazione per tutti gli strumenti. Dopodiché la sera c'è il concerto con la jam session, che si dava la possibilità a tutti i ragazzi del corso di poter suonare tra di loro. Poi singolarmente questo è molto vicino il jazz all'art brut, che è quello di cui con Gustavo ci occupiamo da tanti anni, perché comunque nel jazz abbiamo visto tanti esempi e tanti casi di musicisti che non avevano una preparazione, vedi Thelonious Monk, accademica, e poi sono stati considerati dei veri e propri geni, anche perché la loro performance non poteva essere riprodotta anche dopo tantissimi anni di studio. E infatti io, per spiegare il jazz, a volte dico: ascoltate Thelonious Monk, perché non si può spiegare. Nessun libro può spiegare cos'è il jazz, nessun libro può spiegare una nota, come si suona, se non la senti, se non la vivi. Noi vi invitiamo a visitare questo spazio, organizziamo delle mostre, dei concerti, delle attività tutto l'anno. E ogni 6 mesi il Barry Harris. E ogni 6 mesi il Barry Harris Institute organizza 2 masterclass, possiamo chiamarle. All'anno, ogni 6 mesi, 2 volte all'anno, sì. Generalmente in aprile e in ottobre.
quando ancora non fa il caldo eccessivo e neanche il freddo eccessivo, oramai anche